Buongiorno dottoressa 40 e bentornata. Grazie, buongiorno anche a voi. Oggi parliamo di qualcosa che interessa la coppia e le relazioni. Alle volte siamo in coppia con qualcuno che è evitante, cioè cosa ci dice, ma soprattutto facciamo la tara su quello che ci dice perché, come ci spiegherà la dottoressa 40, quello che sta pensando è tutt'altra cosa. Buongiorno a tutti. Ahimè sì, nel senso che gli individui nettamente con un attaccamento evitante tendono ad allontanarsi o abbandonare una relazione per differenti ragioni, che possono variare chiaramente da persona a persona. Tuttavia, però, possono anche offrirti una prospettiva generale su ciò che potrebbe eventualmente essere detto e ciò che potrebbe essere invece pensato in una determinata situazione. Quindi andiamo a vedere proprio la discrepanza e la differenza che si crea. Esempio, è meglio lavorare con esempi, in questo caso così è molto più semplice da capire. Potrebbero dire: "Non sono pronto per una relazione ora", okay, quindi potrebbero esprimere la necessità di spazio o di concentrarsi su se stesso. In realtà pensano al fatto: "Tu mi fai soffocare all'interno di questa relazione, tu mi crei ansia e disagio nell'avere un alto livello di intimità emotiva o fisica". Opzione numero 1. Opzione numero 2: non credo che funzioneremo insieme, quindi non siamo molto compatibili. Questo è un modo per giustificare l'abbandono, con motivi che sembrano ragionevoli in quel determinato momento, ma che potrebbero non riflettere la vera ragione. Questo perché pensano, di basso fondo ovviamente: "Io ho paura che tu mi ferirai, sono sicura del fatto che tu poi mi ferirai e quindi io ho paura di essere vulnerabile e di aprirmi con te o di essere abbandonato, quindi io preferisco abbandonarti per prima che tu mi venga a ferire, in modo tale che io sono a posto con la mia coscienza. Fino ad arrivare all'ultimo esempio che è: ho bisogno di tempo per capire le mie emozioni. Cosa vuol dire? Che in quel momento queste persone potrebbero sentirsi confuse, sopraffatte dalle loro emozioni e potrebbero cercare di prendersi del tempo per fare chiarezza. In questo prendersi del tempo chiaramente c'è alla base il concetto di dire: "Io mi faccio la tua vita e tu ti fai la tua vita". Ovviamente il pensiero in realtà alla base è proprio quello di dire: "Io non sono sicuro o non sono sicura in realtà così tanto di riuscire a mantenere questa sorta di relazione che si è creata a lungo termine con te", anzi proprio il contrario. Quindi vuol dire che potrebbero alla base avere dei dubbi sulla loro capacità di soddisfare le esigenze all'interno delle relazioni, sia dell'altra persona sia del noi, o eventualmente impegnarsi emotivamente a lungo termine. È importante notare che ovviamente questi sono gli esempi che hai fatto, generalizzazioni, che quindi le esperienze individuali possono variare, però chiaramente solitamente il trigger che si crea poi è proprio questo. Per questo motivo poi la persona fa fatica ad affidarsi a sua volta a un soggetto che è evitante. Inoltre è possibile anche che una persona con un attaccamento evitante non sia necessariamente consapevole di questi loro pensieri o sentimenti più profondi, che quindi possa esprimere le sue ragioni in modo tutt'altro diverso da come ovviamente vengono percepite interiormente dentro di loro. Grazie mille, se vi è piaciuto l'argomento, penso proprio che lo andremo ad approfondire. Quindi scrivete nei commenti che cosa vi può interessare su questo tipo di personalità, se pensate anche voi di essere un po' evitanti e se siete stati evitati da qualcuno. E nei commenti fissate in alto troverete anche il contatto della dottoressa 40 che ringraziamo sempre. Grazie mille a voi, assolutamente fateci sapere per eventuali nuovi contenuti.